Favola o fiaba? La differenza è più profonda di quanto pensiamo. Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Oggi vorrei partire da due parole che tutti conosciamo e che molto spesso utilizziamo come se fossero sinonimi: favola e fiaba. Ma sono davvero la stessa cosa? Pensiamoci per un momento. Se dico: c'era una volta una volpe che vide un corvo con un pezzo di formaggio nel becco, stiamo ascoltando una fiaba? Molti probabilmente risponderebbero di sì, e invece no, siamo nel mondo della favola. Se invece raccontiamo di una giovane fanciulla maltrattata dalla matrigna, di una fata, di una carrozza incantata e di una scarpetta perduta durante un ballo, allora siamo entrati nel mondo della fiaba. Favola e fiaba, due parole molto simili, due forme di racconto antichissime, eppure due modi profondamente diversi di parlare dell'essere umano. Potremmo provare a riassumere questa differenza con due immagini. La favola è uno specchio, la fiaba è un viaggio. Ma vediamo perché. La favola è il teatro degli animali. La favola è generalmente un racconto breve. La storia è semplice, i personaggi sono pochi e molto spesso incontriamo animali che parlano, ragionano e si comportano esattamente come gli uomini. La volpe, il lupo, il leone, il corvo, la formica, l'asino. Ma questi animali in realtà non sono soltanto animali, sono delle maschere. Dietro la volpe possiamo riconoscere l'astuzia, dietro il leone il potere, dietro il lupo la prepotenza, dietro la formica il lavoro e la previdenza, dietro l'asino, a secondo della storia, possiamo trovare l'ingenuità, la testardaggine, l'umiltà o persino la condizione dell'uomo più semplice, spesso vittima dei potenti. Naturalmente questi significati non sono sempre uguali. La volpe non è necessariamente astuta in ogni storia. L'asino non rappresenta sempre la stupidità, ma gli animali della favola hanno una funzione particolare. Ci permettono di osservare gli uomini mantenendo una certa distanza. È come assistere a un piccolo spettacolo teatrale. Sul palcoscenico vediamo un leone, una volpe, un corvo e un asino. Ma guardando con maggiore attenzione, ci accorgiamo che stanno parlando di noi, delle nostre debolezze, della nostra vanità, della nostra avidità, della paura, dell'ambizione, della stupidità, della furbizia e anche dei rapporti tra chi possiede il potere e chi invece deve subirlo. La favola quindi non racconta semplicemente una storia di animali, utilizza gli animali per parlare degli esseri umani. Ed è per questo che potremmo dire che la favola ci mette davanti a uno specchio. Guardiamo gli animali e improvvisamente riconosciamo noi stessi. Da Esopo alla Fontaine. Questa tradizione è antichissima. Quando pensiamo alla favola, uno dei primi nomi che incontriamo è naturalmente quello di Esopo. Le sue storie tramandate attraverso i secoli hanno costituito uno dei grandi modelli della favolistica occidentale. Più tardi, nel mondo romano, troviamo Fedro, che riprende e rielabora questa tradizione. E molti secoli dopo arriviamo a uno degli autori che più di ogni altro ha trasformato la favola in vera letteratura. Jean de La Fontaine. La Fontaine utilizza spesso racconti già esistenti. Riprende Esopo, riprende Fedro, riprende tradizioni ancora più antiche, ma nelle sue mani la favola diventa qualcosa di nuovo, diventa poesia, diventa satira, diventa osservazione della società. Il suo mondo animale è un vero e proprio teatro dell'umanità. Il forte e il debole, il ricco e il povero, il potente e il sottomesso, il furbo e l'ingenuo. Tutti possono apparire sotto forma di animali e forse è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti della favola. Possiamo leggerla come una storia semplice, ma possiamo anche fermarci e domandarci:
Chi rappresenta veramente questo animale? Di chi sta parlando l'autore? E soprattutto, non starà parlando in qualche modo anche di noi? La fiaba Entrare nel meraviglioso. La fiaba percorre invece una strada diversa. Quando entriamo in una fiaba, entriamo quasi sempre in un mondo nel quale le normali leggi della realtà possono essere sospese. Qui possiamo incontrare fate, streghe, orchi, giganti, draghi, principesse, re, animali magici, oggetti incantati. Una zucca può trasformarsi in una carrozza. Una persona può addormentarsi per 100 anni. Un animale può trasformarsi in un principe. Una casa può essere costruita con dolce marzapane. E tutto questo non ci sorprende, perché nel momento stesso in cui ascoltiamo le parole "c'era una volta", abbiamo già accettato di entrare in un altro mondo. Non sappiamo esattamente dove siamo, non sappiamo esattamente quando. Il tempo della fiaba è spesso un tempo lontano, indefinito. E anche il luogo può essere misterioso. Un regno lontano, una foresta, un castello, un villaggio. La fiaba ci invita ad attraversare la soglia. Lasciamo per qualche momento il nostro mondo e entriamo in un altro. Ed è per questo che, se la favola può essere vista come uno specchio, la fiaba può essere vista come un viaggio. Il viaggio dell'eroe della fiaba. Molte fiabe iniziano da una situazione di difficoltà. Qualcuno deve abbandonare la propria casa, qualcuno si perde. Qualcuno viene perseguitato, qualcuno deve affrontare una prova, o più prove. Il protagonista parte da una condizione iniziale e attraverso una serie di avventure deve trovare una soluzione. Può ricevere un aiuto, può incontrare un oggetto magico, può essere ingannato, può commettere degli errori, può entrare in un bosco e il bosco nella fiaba è spesso un luogo molto importante. Entrare nel bosco significa entrare nell'ignoto. Significa lasciare ciò che conosciamo, affrontare la paura, perdersi e forse ritrovare una strada. Pensiamo a Hansel e Gretel, pensiamo a Cappuccetto Rosso, a Biancaneve, a Cenerentola. Le loro storie sono molto diverse, ma tutte ci portano dentro a un percorso. Qualcosa accade, qualcosa cambia. Il protagonista alla fine non è più esattamente nella stessa condizione dalla quale era partito. E per questo possiamo dire che la fiaba racconta molto spesso una trasformazione, un viaggio esteriore che può essere letto anche come un viaggio interiore. La favola ci fa osservare, la fiaba ci fa partire. Ed ecco allora una possibile differenza. Nella favola siamo spesso degli osservatori. Vediamo la volpe ingannare il corvo, vediamo la cicala e la formica, vediamo la lepre sfidare la tartaruga. Assistiamo alla scena e alla fine siamo invitati a riflettere. Chi ha avuto ragione? Chi ha sbagliato? Quale comportamento viene criticato? Qual è la morale della storia? La favola sembra dirci: guarda bene questi personaggi, forse riconoscerai qualcuno che conosci. E forse riconoscerai anche te stesso. La fiaba invece sembra prenderci per mano e dirci: vieni, entra nel bosco. Il viaggio comincia. Non guardiamo semplicemente il protagonista, camminiamo insieme a lui, abbiamo paura insieme a lui, ci perdiamo insieme a lui e speriamo che riesca a tornare a casa. La favola ci invita soprattutto a osservare un comportamento. La fiaba ci invita ad attraversare un'esperienza. Naturalmente questa distinzione non deve essere considerata una regola assoluta. La letteratura non ama le gabbie. Esistono fiabe con animali parlanti, esistono favole con protagonisti umani, esistono storie che mescolano caratteristiche diverse, ma la differenza di fondo rimane. Nella favola prevale spesso la dimensione morale, satirica e simbolica. Nella fiaba prevale il meraviglioso, la prova, l'avventura e la trasformazione.
E allora, perché le confondiamo? Forse perché entrambe appartengono al mondo dei racconti che ascoltiamo fin dall'infanzia. Entrambe possono avere origini molto antiche, entrambe possono essere state tramandate oralmente, entrambe possono avere animali parlanti ed entrambe possono contenere un insegnamento. Ma soprattutto nel linguaggio quotidiano la parola favola ha assunto spesso un significato molto più ampio. Diciamo, sembra una favola, una storia da favola, hanno vissuto una vita da favola. E in questi casi non stiamo pensando alla favola di Esopo o di La Fontaine, stiamo pensando al mondo meraviglioso della fiaba. È quindi comprensibile che due termini dell'uso comune finiscano spesso per sovrapporsi, ma dal punto di vista letterario è interessante distinguerli, perché dietro questa distinzione scopriamo due modi diversi di raccontare l'uomo. E allora, favola o fiaba? La differenza forse possiamo ricordarla così. La favola ci mostra l'uomo attraverso gli animali, la fiaba ci racconta l'uomo attraverso il meraviglioso. Nella favola osserviamo, nella fiaba attraversiamo. La prima ci mette davanti a un comportamento, la seconda davanti a una prova. Eppure entrambe, in modi diversi, continuano a parlare di noi, perché possiamo cambiare epoca, città, abitudini, ma continuiamo a riconoscere l'astuzia della volpe, la forza del leone, l'ingenuità dell'asino. E continuiamo anche a perderci nei nostri boschi, ad affrontare paure, ostacoli e cambiamenti, proprio come accade nelle fiabe. Forse è per questo che queste storie non sono mai davvero diventate vecchie, perché dietro animali parlanti, castelli incantati, raccontano qualcosa che conosciamo molto bene, l'essere umano. E nei prossimi video entreremo proprio nel mondo della favola, ma non vi anticipo altro. Grazie per avermi accompagnato anche questa volta e ci ritroviamo qui sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo.